Perché si è arrivati a quelli? Perché quella finta ricostruzione, quella Disneyland, da sempre attira le persone e attira il turismo. Tutte le attività dentro a Disneyland devono sembrare attività di Disneyland o di Gardaland, è la stessa cosa. Il nostro Samuele è il mio braccio destro, è quello che insieme a me ha iniziato questo progetto, insieme alla mia famiglia. Era un vigneto in totale stato di abbandono, che da una parte è stata la nostra fortuna, ma da una parte anche la nostra maledizione, perché qui abbiamo speso tante energie, tanto tempo per raggiungere i piccoli risultati che abbiamo raggiunto oggi. Parlo stato d'abbandono perché era una parte che era rimasta incoltivata, non veniva più seguita, piante di un sesto d'impianto degli anni 60, degli anni 60. E quindi l'idea di che qualcuno si prendesse cura di una vigna invece di espiantarla impegnandosi, ho detto, se questa è l'idea, no? Se questa è la volontà, ci sono anche io. Non hanno prodotto i primi anni, quindi uno diceva ma si spiantano, si tolgono. No, la decisione è stata quella di mantenere la tipicità del nostro terreno e di quelli che erano i cloni presenti nella nostra azienda, perché quello che era il nostro interesse era riprodurre l'antica ricetta del vino nobile di Montepulciano, il vino che ha fatto famoso il nostro territorio. Va fatta una valutazione, tutto quello che noi vediamo ci sembra storico allo stesso modo, in realtà così non è. Oggi questa stanza bellissima, strana perché comunque per essere una cantina ha una forma particolare, ospita queste 7 botti più quella botte là in alto che sono gigantesche, scure, sono vuote. Le scoperte archeologiche dell'epoca furono in qualche modo testimoniate anche dal riutilizzo in maniera particolare di queste lapidi e di queste urne che vanno a simulare un giardino. Però sono qua perché queste botti furono costruite doga per doga da mio nonno. Questo è un elemento un po' particolare e unico, direi, nel suo genere. Cioè questo a destra, sulla mia destra. Sì. E poi c'è sulla mia sinistra, c'è questo. Sì. Come te lo spieghi? Cioè questo è finto medioevo, no? Sì. Come vi dicevo, Sangiovese, Canaiolo, Mammolo, Colorino, più un 5% di bacca bianca, Trebbiano e Malvasia in cofermentazione. Solo cemento, niente legno. È stretto il legame tra il nobile di Montepulciano e il legno, perché... il nobile di Montepulciano e il legno vanno un po' di pari passo, nel senso che il nobile di Montepulciano per storia è stato un vino che ha sempre avuto bisogno più che di legno di tempo. Prima erano di castagno, anche perché i castagni era un legno italiano, mentre il rovere non è italiano, bisogna andare o in Slavonia o in Francia per avere questi legni, quindi a quell'epoca eravamo più autarchici. C'è quasi una vergogna fare cose contemporanee. Perché ci si sente sempre inadeguati. Questo è vero in parte perché mentre in passato agivano degli scultori, degli architetti di primo livello, oggi questa qualità è molto ridotta, però in generale si tende a non fare cose contemporanee, ma assimilarle a quello che è l'ambiente. Sì. E quindi l'amore del nostro territorio ti porta poi a un rispetto diverso. In campagna manco quello bisogna rispettato. Non è così? Perché è sciupi, paesaggio. Certo. Sì. Io la vedo così. 여기 몬테풀치아노 보잖아요. 여름에 성당에서부터 여기까지 걸어 올라가서 22분 동안 쉬지 않고 땀빨 걸으려고 해서 들어옵니다. 들어오면 사람들이 그때서야 Caro, sono andato a prendere quello che ci serve, il suo vino.
Siete pronti? Ma perché da là sei arrivato fino qua? Non ho capito. Per quale motivo? Perché i cunicoli sono importanti, bisogna conoscere i luoghi. Quindi hai finto sta cosa, non ho capito perché? Perché sì, perché era bello. Scherzo, Quindi, ma io super scherzo. È una tendenza questa del, come posso dire, di mettere tutto in una linea, che è una tendenza abbastanza collegata allo sviluppo turistico obiettivamente. Però si cerca di fare un lavoro che a noi ci rispetti, ok? E che soprattutto rispetti quella che è la nostra identità, Montepulciano. Quella è la torre di Pulcinella, e lì c'è Pulcinella per un motivo strano, cioè nel 1680 hanno costruito quella statua e l'hanno messa al posto di una precedente statua, come oggi un personaggio da cinema o da gossip. Campano, ecco, diciamo che è una Chiara Ferragni dell'epoca, va bene? Sì. Sarà peggio? Ma io penso che piano piano un po' si ferma la Anche perché ormai sei al culmine, no? siamo troppo veloci. Te l'hai visto proprio cambiare in poco questo posto? troppo veloci. 然后是爱德华就是从这个上面准备要跳下来，那当时在那边做一个非常巨大的那个水池，然后呢，这个贝拉就是这样冲，然后跳过这个水池，然后再跳出来，来救爱德华。 Le grandi catene, che so, i McDonald's o pressappoco, ancora non si sono avvicinate molto, però sicuramente si avvicineranno. Sicuramente, però non sarà più il Burger King, ma sarà un Burger King con una faccia diversa, tutti vestiti col costume medievale, e venderanno il panino medievale. Con le armature. Probabilmente sì. Ma io la quando non ci voglio, manco alle Rospie, manco da un'altra parte. Anche alla COP. Io non sono mai entrato. La fortuna nostra è l'esposizione, il suolo, che vedi tutta la parte collinare, quindi anche la difficoltà nel costruire industrie, ok? Sì. Hanno passato delle case come questa, dice che gli hanno messo il nome villa, ma le ville nascono da quel dì, ma mica si fanno in 8 giorni la villa, perché non è valida. Certo. Ma questa non era la villa. Ok, è diventata la villa, adesso si usa no, villa. È diventata, di moda pure hanno questo. scritto. Hanno scritto. Come dice il proverbio, contadino, gamba lesta, cervello fino, no? Che ne pensi della moda del contadino? Quando lo vedi sembra più morbida. Dillo, ma te sei di città e sono di qua, si vede, no? È una questione economica, punto e basta. Vedi? Va arrotolato con la mano e possibilmente usare la parte bassa. Andrea Sorlini? Bifolchi? Bifolchi? Grazie! Ciao!